Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi voglio far vedere ancora cosine di Natale. Fino all'ultimo cerchiamo di fare il più possibile di questi addobbi perché poi non ce ne sarà più tempo. Quindi ve li voglio far vedere subito ancora le ultime cosine che ho preparato. Sono delle mini ghirlande, come potete vedere. Sono graziosissime, secondo me, sono proprio una bella decorazione da appendere all'albero. Sono molto semplici anche da fare e come potete vedere ne ho fatte già diverse. Quindi ne ho fatte vabbè, con doppio colore o anche con un colore solo, poi con perline, senza perline, con il sonaglietto, con il fiocchetto fatto di nastro, col fiocchetto fatto all'uncinetto, ne ho fatte un po' diverse, okay. Allora io oggi vi faccio vedere appunto praticamente come si fanno, questi salsicciotti, chiamiamoli, così da, poter appunto fare la ghirlanda. Poi vi farò vedere sia la chiusura, con il nastrino, fatto quindi il nastrino con il cappietto e il fiocchetto, e anche la versione fatta con l'uncinetto, che ho fatto comunque sempre una parte, vedete, fatta tutta all'uncinetto, poi il solito cappietto e anche il fiocchetto con il sonaglio. Ok, quindi oggi ve le faccio vedere in tutti e due i modi. Poi sta sempre anche a voi, io qua ad esempio ho messo le perline, come anche le ho messe qua e anche qua, se sono trasparenti, vedete? Ecco. Poi sta sempre a voi appunto se le volete mettere, non le volete mettere, cosa volete mettere, cioè state un po' a voi, ok? Allora, io per queste ghirlande ho usato come al solito il, la lana, scusate, la lana Carezza, quella delle 3 sfere, Carezza Lamé, ok? I miei soliti 3 colori che già vi avevo fatto vedere nell'altro video. Poi avevo trovato, vabbè, dei rimasugli di questo colore che è un fucsia. Adesso qua sembra un rosso, però come anche qua, però è un fucsia, non è un rosso, ok? Quindi questo, poi ho utilizzato uncinetto a 3 mm, l'ago da lana, le forbici, poi i nostri nastrini, in caso li volessimo chiudere appunto col nastrino, quindi appunto i nostri nastri. Se invece lo vogliamo chiudere con la lana, fatti come questo e questo, appunto poi adesso ve li farò vedere. Poi se volete mettere le perline, appunto che abbiamo le nostre perline pure da mettere, sempre con la colla a caldo. E poi se volete anche i sonaglietti, vedete io qua c'ho una bustina, questa qua anche comprata su Amazon, ok? Non penso che nei negozi si trovano, io almeno non ne ho mai visti, appunto le cose un po' più particolari io l'ho sempre comprate su Amazon, quindi non so, vedete voi cosa riuscite a trovare, anche al mercato, nei negozi di merceria, io sti sonagli non l'ho mai visti. Comunque provate, se non volete comprare su Amazon, provate in giro, vedete se li trovate. Ok, quindi abbiamo tutto, possiamo anche iniziare. Allora, oggi lo andrò a fare sul bianco, ok? Ne farò uno bianco, una parte bianca e l'altra fucsia, ok? Così la faccio doppio colore. Quindi, per iniziare a fare ste girandole sono alla fine, allora facciamo il nostro cappietto iniziale e andiamo a fare 30 catenelle. Ok, fatte le 30 catenelle, andiamo a fare altre 3 catenelle che praticamente è la prima maglia alta. Ok, quindi sostituisce la prima maglia alta, quindi 3 catenelle, e quindi adesso entriamo nella quarta
catenella dall'uncinetto, quindi qua, e andiamo a fare altre 2 maglie alte, tutte e 2 nella stessa catenella qua. Adesso andiamo a lavorare su tutte le catenelle e per ogni catenella dobbiamo andare a fare 3 maglie alte. Okay, vedete? Allora qua si sta già, arricciando praticamente. Come vedete lo dobbiamo lasciare così che si, gira su se stesso, okay? Noi quindi non mettiamolo dritto, perché ci serve proprio piegato per andare a fare questa girandola. Quindi noi dobbiamo continuare per ogni catenella, appunto lavoriamo dentro 3 maglie alte e arriviamo appunto fino alla fine delle nostre catenelle e così ne prepariamo 2. Okay, 2 girandole così, tutte e 2 uguali con 3 catenelle con 30 catenelle e 3 maglie alte per ogni catenella. Allora ho finito, la mia girandola, come vedete appunto poi ho tagliato il filo. Okay, quindi una volta io una seconda poi l'avevo già fatta, okay, una volta che ce l'avete tutte e 2, li prendiamo qui dalla parte, dell'inizio, quindi non dove ci sono i fili, ma dalla parte qua dove non ci sono i fili, okay? Prendiamo le parti iniziali e le sovrapponiamo una con l'altra e poi praticamente giriamo, vedete, uno sotto, uno sopra, uno sotto, una sopra per intrecciarli. Vedete? Li fate girare, okay, per intrecciarli uno con l'altro. I fili poi vi daranno un po' fastidio, quindi, ve li spostate, ve li togliete. Okay, prendete prima la parte viola, la mettete di qua, poi ci fate passare quella bianca, poi di nuovo quella viola e così via. Okay, fino a arrivare appunto alla fine, che viene appunto tutto intrecciato. Okay, poi ve lo sistemate un pochino, perché giustamente magari è un po' da sistemare. Adesso poi allora i fili qua okay. I 2 fili, quelli più corti, allora quelli là quando lo tagliamo il filo cerchiamo di lasciarlo un po' lungo al f quello della fine lavoro, perché poi ci servirà per cucirlo insieme, okay? Quello là invece dell'inizio del cappietto, questi 2 insieme li andiamo a fare dei nodini, okay, 2 nodini bastano, così già li fermiamo qua. Okay, e qua possiamo anche tagliarli questi così non ci danno più fastidio. Okay. Poi praticamente adesso li dobbiamo andare a cucire che formano vedete che si va a chiudere praticamente la ghirlanda. Okay, quindi con il colore cioè quello andremo a cucire prima quello che c'è sotto, okay, quindi il fucsia con il fucsia e poi il bianco con il bianco e praticamente si deve proprio cucire qua sulla punta, okay? Quindi prendiamo il nostro ago. Quindi qua vedete è la punta e andiamo a prendere qua 2 punti un pochino più indietro, perché la punta poi la andiamo okay, a cucire sul un po' sul lato, okay, cerchiamo di farla, non proprio solo in punta, ma okay, un pochino più su anche
un pochino più indietro da dove avevamo finito, andiamo a cucire anche un pochino più indietro, così almeno rimane poi più ferma. Okay, e qua diamo 2 punti. Okay, una volta che qua abbiamo finito, possiamo tagliare e andiamo a fare lo stesso con il bianco. Allora, per cucire il bianco dobbiamo, avendocelo così, con il filo verso di noi, dobbiamo andare a farle fare praticamente quasi un giro, okay, quindi questo qua bianco ce lo tiriamo un pochino, okay, e le facciamo fare un giro, in modo da completare, vedete, poi andiamo a chiuderlo qua, in modo da completare un po' il giro, che se no rimane, tutto dritto, okay? E quindi andiamo a prendere qua, okay, 2 punti. Se anche non è perfetto, allora non importa, perché qua poi andremo a mettere, il nastrino oppure il pezzettino fatto, da noi con, l'uncinetto, quindi se non è proprio perfetto va benissimo, viene tutto nascosto. Okay, adesso, io vi faccio vedere, questa qua con, il cappietto e il fiocchetto fatto tutto all'uncinetto, okay? Quindi per fare una, toppina qua, che poi dove andrà a mettersi, dove ci andremo ad attaccare per il cappietto e anche per il sonaglio e il fiocchetto, andiamo a scegliere il colore se lo vogliamo fare di bianco oppure di fucsia, quindi vediamo, cioè vedete voi il colore che volete farlo. Io in questo caso lo faccio con il colore fucsia, ok? E vado a fare il cappietto iniziale, ok? E facciamo 5 catenelle. Poi ci alziamo di 3 catenelle che vale come prima maglia alta e quindi andiamo a fare una maglia alta nella quinta, quindi sono 1 2 3 che è la prima maglia alta e va sulla quarta catenella, quindi noi dobbiamo andare a lavorare sulla quinta maglia alta, okay, sulla quinta catenella, scusate, e andiamo a fare una maglia alta e quindi continuiamo a fare le altre maglie alte. In totale dobbiamo averne 5. La prima viene solo sostituita dalle catenelle, quindi non andremo a lavorare subito la maglia, la catenella che c'è sotto, ok, ma andremo a quella successiva. Quindi di nuovo 3 catenelle, giriamo il lavoro, saltiamo quindi subito la prima perché è sostituita dalle 3 catenelle e andiamo nella prossima e facciamo di nuovo tutte maglie alte, quindi appunto dobbiamo ritrovarci con 5 maglie alte ad ogni giro. 4 e adesso queste che erano le catenelle iniziali andiamo a fare anche la quinta maglia alta, ok, quindi di nuovo giriamo, lo facciamo per 4 volte, ok, dobbiamo fare 4 giri così di 5 maglie alte. Allora, finiti i miei 4 giri
di 5 maglie alte, praticamente andiamo adesso a inserirlo qua nella ghirlanda, che andremo poi a chiuderla con delle maglie bassissime. Ok, quindi andiamo a prendere una maglia di qua, la prima maglia che avevamo fatto, quindi conteremo, facciamo 1 2 3 4 e 5, quindi la mia quinta è questa. Ok, quindi vedete voi è un po' complicato più che altro per tenerlo, per iniziare, però poi una volta fatta la prima maglia bassa, maglia bassissima scusate, ehm, resta tutto più fermo, ok? E quindi prendiamo una maglia da una parte, l'altra maglia dall'altra e facciamo delle maglie bassissime. Ok, così chiudiamo tutto il lavoro, ok? Quindi sono 5 maglie bassissime. Ok, quindi adesso giriamo il lavoro. Qua il filo del cappetto iniziale per adesso lasciamolo così, poi dopo ce lo andremo a sistemare. Allora scusate, facciamo una catenella e giriamo il lavoro, ok, così almeno. E adesso dobbiamo andarci a mettere al centro della praticamente la terza maglia bassissima che avevamo fatto, ok, che è questa, e andiamo a fare un'altra maglia bassissima qua e poi ci allunghiamo praticamente di catenelle per fare il cappietto e quindi faremo 17 catenelle. Ok, dopo le 17 catenelle rientriamo di nuovo qua dove abbiamo fatto, dove abbiamo iniziato le catenelle, ok, e facciamo una maglia bassissima. Ok, ci giriamo un pochino il lavoro e adesso dobbiamo andare a lavorare dentro qua il cappietto e andiamo a fare 20 maglie basse. Fatte le 20 maglie basse, rientriamo di nuovo qua dentro sotto, ok, e facciamo una maglia bassissima per chiudere. Qua possiamo anche tagliare il filo, facciamo un nodino di sicurezza, ok, e adesso andiamo a nascondere tutti sti fili. Allora, per andare a mettere adesso il campanellino, praticamente prendiamo un pezzetto di filo dello stesso colore o comunque se volete fare un altro colore, ma io vi consiglio lo stesso colore così anche tutti i fili si nascondono, se no poi magari nel retro si vede che è di colore diverso. Ok, quindi entriamo dalla parte di dietro perché qua appunto abbiamo fatto le catenelle, questo è il davanti, quindi dalla parte di dietro entriamo qua col lago e andiamo a metterci più o meno al centro qua sotto in basso, ok, quindi usciamo col lago, lasciamo il filo qua lungo in modo che poi dopo possiamo andare a fare il nodino. Ok, prendiamo il nostro sonaglio, ok, lo facciamo passare, ok, dentro, quindi rientriamo qua vicino di nuovo e riandiamo dietro, ok, avete visto, in modo da fare tipo un altro cappietto qua e qui poi adesso ce lo giostriamo noi della lunghezza che vogliamo, ok, tirando qua i fili da dietro,
quindi se lo vogliamo più attaccato, più lungo, vediamo noi appunto, vedete come lo vogliamo mettere. Io così, ok, per me così va bene. Quindi una volta che abbiamo deciso la misura, qua nel dietro, ok, facciamo 2 nodini. Ok, vedete, per quello che vi dico è meglio dello stesso colore, in modo che almeno non si vedano poi dopo tutti i fili. Ok, quindi adesso qua andiamo pure a nascondere tutti i fili, a tagliare e nascondere i fili. Allora, una volta finito di sistemare qua tutta la ghirlanda, i fili che c'erano, ok, facciamo il fiocchetto. Lo faccio bianco così almeno dà un po' di contrasto, ok? E ho avviato 30 catenelle, ok? Semplicemente 30 catenelle. Una volta fatte le 30 catenelle, entriamo dall'uncinetto, ok, da qui, e facciamo tutto maglie bassissime, ok? Quindi per ogni catenella andiamo a fare una maglia bassissima dentro e ci viene praticamente sto cordino, mettiamolo così, un po' più spesso anziché della solita catenella, un pochino più spesso, da poter fare appunto il fiocchetto, ok? Quindi arriviamo fino alla fine con delle maglie bassissime. Allora, ho fatto appunto tutto, le mie maglie bassissime e ho tagliato anche il filo. Qua i fili li possiamo poi fare anche dopo. Mi sono preparata poi intanto un pezzettino di filo viola per chiudere il fiocchetto, ok? Cioè fucsia, non viola. Per chiudere il fiocchetto. Allora, per fare il fiocchetto, come potete vedere, ho già dato un po' la forma. Praticamente bisogna andare a fare un'orecchietta da una parte, quindi una parte sopra e un'altra sotto, e di qua la stessa cosa, passare sopra, ok? Adesso non lo guardate così perché, ok, è bruttino, però una volta chiuso, ce lo sistemiamo un pochino, ok? Facciamo un nodino in modo da fermare il tutto e poi dopo ce lo sistemiamo meglio. Ok, quindi un nodino almeno così che lo ferma. Poi se c'è da tirare un po' da una parte, un po' dall'altra per sistemare un po' il fiocchetto, ok, si sistema, si tira un po' da una parte e un po' dall'altra, ok? E poi sempre con il fiola, una volta trovata più o meno la grandezza desiderata che vi piace tutto quanto, sempre con il filo viola facciamo un paio di giri e li andiamo a fermare dietro con 2 nodini. Okay, so che magari non si vede bene perché ci saranno le mie mani davanti, però spiego quello che sto facendo in modo che se anche non lo vedete, ok, almeno lo sentite. Ok, e faccio un altro nodino, ecco qua. Adesso si vanno poi tutto a tagliare tutti sti fili, tutto quanto, e si andrà a incollare qua. Ok, molto semplicemente io ci metterò un po' di colla. Chi vuole può anche cucirlo, non taglia questi fili fucsia, così fa sempre con lo stesso colore, ok? E può appunto andarlo a cucire. Io lo vado a incollare, come dico sempre, per comodità, per
per fare più veloce. Quindi queste qua vedete i fili bianchi l'ho pure tagliati, quindi è questo andrà a mettere qua. Adesso invece vi faccio vedere appunto l'altra versione, praticamente con il nastrino, ok? Quindi io mi sono già preparata una ghirlanda tutta bianca, l'ho fatta, ok? E adesso andrò a fare il fiocchetto, cappietto e tutto quanto con il rosso, con tutto il nastrino rosso, ok? Quindi mi servirà un pezzettino per fare il cappietto, ok? Adesso vi dico anche quanto misura di lunghezza. Ok, allora per il cappietto più o meno sono 10 centimetri, ok? Poi me ne servirà un altro pezzettino per andarlo a mettere praticamente qua per fare il giro. Quello là facciamo anche un altro da 10 8-10 centimetri più o meno, perché non ce ne va molto, deve fare solo giusto un giro per poter poi coprire un po' le cuciture come avevamo fatto con questo, coprire un po' la cucitura e andarci poi ad attaccare il cappietto e il fiocchetto, ok? Quindi teniamoci un pochino più larga, facciamo un 9 centimetri, ok? E poi andiamo a fare il nostro fiocchetto. Io non l'ho mai misurato, l'ho fatto sempre così ad occhio. Mi sono tenuta il filo un pochino, il nastro, non il filo, il nastro un pochino più lungo, poi l'eccesso lo taglio. Quindi vi rifaccio rivedere il fiocchetto, che ho visto che molti di voi hanno avuto problemi, me l'hanno scritto nei commenti, che avevano problemi a fare il fiocchetto. Farò un mini video e lo farò rivedere di nuovo bene, con calma, come si fa il fiocchetto, ok? Quindi adesso lo andrò a fare molto velocemente, in modo che vi faccio vedere giustamente la ghirlanda. Il fiocchetto appunto faccio poi un mini video e ve li faccio vedere. Come anche mi hanno chiesto il fiocchetto del fuoriporta, quello che avevo fatto verde, bianco e rosso, il fiocco grigio che avevo fatto. Anche su quello vi farò il video. Ok, quindi il fiocchetto è a posto. Qui apriamo, ok, vedete, e qua andrò a tagliare. Non le faccio tanto lunghe, faccio un pochino corte, ok, e il fiocchetto pure è pronto. Adesso prendiamo praticamente quello che dobbiamo andare ad avvolgere qua il sopra dove c'è la cucitura, ok, mettiamo un pochino di colla, allora lo mettiamo qua sul dietro, e quindi andiamo a metterci okay, vedete, facciamo un giro, ok, e andiamo a chiudere dalla parte del dietro sempre, così almeno non si vede non si vede la chiusura, non si vede la colla e tutto. Ok, quindi ci andiamo a mettere un pochino di colla, ok, e chiudiamo. Qua l'eccesso del filo
lo tagliamo, ok, così resta tutto ben a pari. Ok, qua sono tutti i fili della colla come sempre. Ok, andiamo a fare il nostro cappietto. Quindi mettiamo anche qui un pochino di colla. Ok, la mettiamo qui per attaccare questa parte. E poi un altro po' sempre qui, ok, per attaccarla ok alla ghirlanda. Vedete? E il cappietto è già stato attaccato. E poi mettiamo ancora un pochino di colla qui. Ok, e ci andiamo ad attaccare il nostro fiocchetto. Ecco qua. Diciamo che questo col nastrino è molto più veloce, detto proprio sinceramente, appunto, che vedete è molto più veloce, più sbrigativo, quindi si fanno abbastanza in fretta. Anzi, adesso mi vado ad attaccare anche questa che avevo fatto, che avevamo fatto il video, quindi ci metto giusto ok un pochino di colla e ci attacco ok il fiocchetto. Quindi qua una volta finita, poi se volete ci potete mettere anche le perline, perché no, perché tanto appunto se la fate o comunque se volete la potete mettere anche qua dove c'è già il sonaglio, quindi vedete voi, va a vostro piacimento, cioè come vi piace. Quindi io adesso qua guarda, proprio perché ce l'ho qua e ho queste belle, queste qua rosse, non so se riuscite a vederle, un po' fatte trasparenti a vetro, quindi gliele vado a mettere giusto 2 o 3 da richiamare anche il fiocchetto e tutto quanto, visto che l'ho fatto sul rosso continuo a fare anche le decorazioni sul rosso. Ecco qua, come potete vedere. Ok, la colla ogni tanto esce, ogni tanto no, quindi sto ad aspettare quando decide di uscire. Vabbè, è pure vecchia pure lei. È ora di cambiarla. Ok. Ecco qua. Ok, e boh, la lascio così. Quindi vedete, sono molto semplici, veloci, anche queste comunque da fare. Quindi siamo ancora in tempo per farle, per abbellire il nostro albero di Natale. Appunto, sono molto veloci, quindi perché no, una o due da mettere sull'albero io le farei. Quindi se anche vi ricordo che se anche questo progetto vi è piaciuto e non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così non vi perdete i miei prossimi video e lasciate anche un like e un commento. Noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!